Meglio è andata con la terza interazione, vi faccio vedere il risultato finale, che secondo me è una versione live action stile Vogue di Naoki. Grazie mille per il supporto che state dando ai nostri video. Visto l'alto riscontro che ha trovato il video sull'intelligenza artificiale in cui parlo con Yuki sul Giappone, voglio proporvi un altro contenuto su questo stile. Non parlerò con l'intelligenza artificiale, ma chiederò all'intelligenza artificiale di creare una versione iperrealistica di uno dei personaggi più iconici degli anni '80. Quale ho scelto? Ho scelto un personaggio femminile serializzato in un manga tra l'82 e l'84, la cui versione animata è stata siglata dallo studio Topcraft. Chi è, direte voi? Sto parlando di Nausicaa della Valle del Vento. Ebbene sì, il personaggio è stato serializzato dallo stesso Miyazaki su un manga e fu in realtà creato dallo studio Topcraft, che fallì poco tempo dopo e l'anime fu acquistato ufficialmente dallo studio Ghibli, diventando il suo primo vero film. Vi suggerisco inoltre di rimanere fino alla fine del video perché ci sarà un piccolo bonus extra per chi resterà con noi. Allora, non è un tutorial, si tratta di farvi vedere semplicemente come faccio questa cosa. Spero che il risultato sia di vostro gusto. È difficile, vi avverto, perché si tratta in realtà di due personaggi, perché c'è Teto sulla spallina di Nausicaa. Proviamo e vediamo come va. Cerco di andare abbastanza veloci, non voglio entrare in aspetti tecnici. Sostanzialmente io farò così: andrò su ChatGPT, cioè un generatore di testo, gli chiederò di farmi la descrizione della foto, dopodiché la incollerò su un generatore di immagini e da lì andremo poi a modificare un pochino il prompt sempre tramite ChatGPT, quindi saranno un po' di botta e risposta tra ChatGPT e il nostro generatore di immagini. Come generatore di immagini potete scegliere Midjourney, Flux, quindi senza perdere altro tempo vi mostro, diciamo, che nella pagina di Google ho cercato Nausicaa e questo proviamo con questa immagine. Ok, l'abbiamo salvata, adesso andiamo su ChatGPT, gli diamo la nostra immagine, ecco qua, e poi chiediamo semplicemente di crearci un prompt per un generatore di immagini tenendo in considerazione alcune cose, quali l'aspetto fisico, l'espressione, la postura, l'abbigliamento, un po' di illuminazione e avere una qualità stile cinematografico. Si usano una serie di parole. Io mi sono fatto un micro pre-prompt, in realtà generato a sua volta ancora con ChatGPT, quindi è una sorta di scatole cinesi, però questo testo me lo sono salvato e lo riutilizzo ogni volta. Quindi mi genero del testo, mi genero della descrizione molto dettagliata. Logicamente ChatGPT, che sta guardando l'immagine, in realtà lui la interpreterà, però noi ci serve per riuscire ad avere una base su cui lavorare. Non voglio lavorare tantissimo, spero che già l'immagine di partenza sia buona. Utilizzeremo Flux, che è un modello non molto comune, parte da una base di Stable Diffusion che poi si è separato, senza andare troppo magari in tecnicismi, però è un sistema molto importante che crea delle immagini estremamente fotorealistiche. Anche Midjourney è una buonissima alternativa, secondo me. Io spesso molte le faccio con Midjourney. Se avete visto le immagini, le copertine dei nostri video, delle nostre live spesso e dei podcast, sono tutti creati tramite intelligenza artificiale. Se non si fosse notato, siamo degli amanti dell'intelligenza artificiale. Allora, è stato creato un prompt, noi lo copiamo. Flux AI è un servizio che usa il modello di Flux perché Flux è una cosa un po' più generica, quindi cerchiamo qua sotto generazione di immagini, Flux AI Generator, incolliamo il testo, gli diciamo che noi lo vogliamo in 3/4 e di utilizzare la versione 1.1 Pro. Ci costa 50 crediti, questo modello è a pagamento. Si può utilizzare una versione gratuita iniziale, come di ChatGPT si può utilizzare una versione gratuita per un certo dose giornaliera. In Flux, da quello che ricordo io, avete dei crediti, finiti quei crediti vi verrà chiesto di ricaricare il vostro portfolio.
Io credo che sia un buon generatore di immagini per chi lo utilizza. Ovviamente se volete semplicemente giocarci e sperimentare, andate con quello gratis, una volta finito passate a un altro generatore. Non è il generatore più veloce del mondo, quindi adesso stoppiamo e andiamo un po' nel futuro. One eternity later. Dopo un po' di test e un po' di affinamenti, nel frattempo che aspettavo, ho visto i risultati, li ho un po' modificati, non ho fatto altro che guardare il risultato che ottenevo e ho ottenuto dei risultati molto particolari. Andavo e rimbalzavo su ChatGPT e il modello di Flux e nel frattempo testavo anche su diverse piattaforme sia Midjourney sia un'altra piattaforma di Flux, perché Flux, come vi ho detto, si utilizza su diversi siti e quindi hai la possibilità di testare modelli, lo stesso modello ma con delle finiture diverse. Allora vi ho tagliato tutta questa parte perché è un po' noiosa. Vi faccio vedere per esempio quello che ho fatto su Midjourney. Midjourney è partito molto bene, assomigliava in realtà molto a una versione di Ellie di The Last of Us, molto spettinata, però aveva un suo look. Mi piaceva tantissimo questa volpina qua, devo essere sincera, una variante di Teto molto simpatica, però Midjourney mi ha sempre dato una versione estremamente giovane. Varie iterazioni, come vedete ne ho fatte parecchie. Qui addirittura lui mi è tornato su una versione animata. Questo è il nuovo prompt riscritto, ma semplicemente, sostanzialmente ho rigenerato del testo. Questa volta io ho posto attenzione anche all'elmetto, perché non mi faceva mai l'elmetto. In realtà credo che l'immagine di referenza di questi test iniziale fosse leggermente diversa, però guardate, sono molto belli, questo è veramente bello, ma non è Nausicaa secondo me. Diciamo che è una reinterpretazione stile Mad Max di Nausicaa, una variante che inizia a poter essere qualcosa di simile. Sono esperimenti interessanti, questo è molto bello perché te l'hai messo sullo sfondo. Qui si torna un po' in una versione grafica. Scusate, questo vince il premio per il peggiore, sicuramente. Non so, qua ha veramente allucinato. Non perdiamoci neanche tempo, però. Scusate, questo è veramente terribile. Queste sono versioni molto grafiche. Vedete, qua provava a fare qualcosa. È finito poi a un certo punto secondo me per allucinare un pochetto non ha tirato fuori più niente di interessante. Peccato, Midjourney è molto potente, in questo metodo lui si è perso un po', è molto The Last of Us. Questi sono un po' più autentiche, ma anche qui ha allucinato gli occhi Teto. Se torniamo invece su Flux, partiamo da questa immagine che è molto grafica in realtà. Ci avviciniamo con questa che praticamente ha un peluche di un cane attaccato alle spalle. Subito dopo otteniamo questo. Qui la volpe è completamente sbagliata, ma lei funziona molto bene. Questa immagine è iperrealistica, nel senso, se la vedete non dite questa è Nausicaa. Sono d'accordo, anche perché ha un casco probabilmente da pilota di aerei. Però è estremamente fotorealistica. È un ottimo lavoro. Non mi piace il peluche che è sulla spalla. Questa è un'altra versione sempre iperfotorealistica, ma sempre pilota di caccia. La volpe è diventata una volpe pura. Qui ha riallucinato. È bellissimo questa perché ha riallucinato, ha fuso insieme le descrizioni della volpe, ha preso le orecchie però, e l'ha fatta diventare una Nausicaa antropomorfa. Meglio è andata con la terza interazione, vi faccio vedere il risultato finale, che secondo me è una versione live action stile Vogue di Nausicaa. Questa qua probabilmente non è l'attrice che noi vorremmo vedere in un film di Nausicaa, ma è la Nausicaa che vorremmo vedere sulla copertina di Vogue. Se voi ci pensate e magari provate a riguardare l'immagine di partenza, inizia ad avere tutti gli elementi che sono in questa immagine. Il cappello simil pelle, sempre di colore blu, con questi occhiali da aviatore,
è lui. I capelli, come vedete, di Nausicaa in questa immagine sono lunghi, non sono a caschetto, e quindi che escono svolazzando dietro. Teto è carino, è diverso, ha delle striature diverso, ma è molto fotorealistico. Però vedete che ha le lunghe orecchie con la punta scura, un po' sfumata, ha gli occhi, se notiamo, che sono verdi. A me piace molto questa. Ripeto, è una versione un po' Vogue, ma è Nausicaa. Ha tutti gli elementi, la tuta blu, probabilmente doveva essere un po' più celeste, ma io sono molto soddisfatto di questa versione. Contento. Ok, qui finisce questo piccolo tutorial. Vi confesso che le ho fatto qualcosa come 5 volte perché non trovavo l'ispirazione giusta, ma soprattutto per problemi tecnici miei, quindi vi prego di mettere un bel mi piace su questo video per lo sforzo che ho dovuto generare per crearlo. Vi lascio a un piccolo bonus che vi avevo preannunciato, che sono la foto live action, questa volta di Nadia e il mistero della pietra azzurra, perché la prima versione di questo video era basato sul personaggio di Nadia. Purtroppo, ripeto, per problemi tecnici non è venuta bene, quindi l'ho rifatta, ma rifacendola volevo cambiare personaggio e non fare sempre lo stesso. La versione di Nadia secondo me è un po' più di successo. Ancora una volta è una versione alternativa, è una versione molto fashion di Nadia, ma ho fatto anche Gian a fianco a Nadia, quindi questa è Nadia e questo è Gian. Gian secondo me rispecchia anche un po' più l'età che ha Gian, perché infatti è fatto con Midjourney e quindi sembra più giovane. Quest'altra Nadia è fatta con Flux ancora una volta, e vedete che ha questo effetto super copertina. Però anche questa volta, se non vi ricorda Nadia di primo impatto, guardate attentamente, a tutti gli elementi giusti per essere Nadia. C'è anche una versione alternativa abbastanza simile, che è questa qui, però ragazzi c'è tutto. Non so se vedete, c'è la pietra azzurra, la forma non è la stessa, ma poi perché ho fatto un errore io, gli ho scritto a forma di trapezio invece che di rombo, però i capelli hanno dei riflessi violacei, gli occhi sono verdi, la pelle giusta. Ho messo tantissimo tempo per creare la pelle giusta, perché molti modelli sono in realtà trainati su delle persone, delle fotografie con la pelle bianca, quindi nonostante mettessi colore ambrato della pelle, lui mi tirava sempre fuori dei personaggi con la pelle bianca, quindi ho dovuto mettere le radici del personaggio e è uscito fuori questo ritratto che secondo me è tecnicamente, da un punto di vista fotografico, perfetto. È un ritratto così, è un ritratto veramente che una rivista prenderebbe per pubblicizzare una casa di gioielli. Non verrebbe preso probabilmente da Nolan per girare un film su Nadia, però ragazzi, questa qua è la mia versione di Nadia, Gian e Nausicaa in versione live action, tratti dalla loro versione animata e generati dall'intelligenza artificiale. Spero vivamente che questo tutorial vi sia piaciuto. Non è un tutorial in senso pieno, ma è un andare a creare qualcosa insieme a voi. Veramente purtroppo mi dispiace, perché nello stesso tempo in cui ho girato questo video, che speravo fosse abbastanza veloce, ne avrei potuti fare altri 2, ma ci tenevo a portarlo perché secondo me esplorare l'intelligenza artificiale insieme e esplorarla abbinandola a qualcosa che ci piace fare è molto interessante. Se non l'avete visto, andatevi a guardare la chiacchierata che abbiamo fatto con io e Yuki sul Giappone, è stato molto interessante. Lo rifarò presto perché me l'avete chiesto. Aspetto un attimo che sono disponibili dei modelli nuovi e poi vi porto una nuova chiacchierata. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio di tutto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché per noi è molto importante, stiamo crescendo bene, ci stiamo mettendo tantissimo impegno e tutto merito vostro. Grazie mille, ci vediamo alla prossima, ciao!